Bello, eh? Bello, lo so che è un microfono molto interessante. Della Warm Audio io non mi ero mai interessato più di tanto perché il primo microfono che fecero nel 2016 non mi ispirava tantissimo e dire che doveva essere un microfono molto interessante perché ricalcava le orme del U87i, che era la versione precedente, quella che si trova in circolazione da diversi anni a questa parte e che è tanto amata da moltissimi fonici perché è un microfono che ha un suono secondo loro migliore dell'U87AI invece che la versione successiva in cui Neumann ha dichiarato abbiamo migliorato il microfono e gli altri dicevano no, mi piaceva più quello di prima, quindi c'è una diatriba in corso, tant'è che molti che clonano gli U87 poi fanno delle edizioni che dovrebbero rifarsi alla versione precedente, ma prendete il nostro, se Neumann non lo fa più lo facciamo noi. Questo invece mi ha acceso la scimmia, come si dice, nel senso che è un microfono che secondo me ha dei numeri. Poi tu dirai se effettivamente è così o no. Si presenta con questa bella scatola, bella, carina, dentro la scatola c'è tutto, compreso il ragno. Se tu sei aracnofobico, allora puoi anche usare un'altra cosa che ti danno loro, perché assieme alla gomma piuma, al libretto con le illustrazioni che ti dice come si usa il microfono, come è fatto, al sacchettino per mettere via il microfono nel caso tu lo voglia mettere via senza farlo impolverare, all'adesivo con scritto Warm Audio che io ho già spiegazzato, ma ti sembra che si facciano queste cose poi c'è un coso di silicone e poi c'è gli elastici per il ragno nel caso perde le zampette, e poi cosa c'è? Se sei aracnofobico puoi metterci l'anello direttamente e lo attacchi all'asta se l'asta non vibra. Mentre questo invece si rifà a un microfono storico che è la quintessenza dei microfoni. Questo è ricercatissimo, tutti vogliono il 47. Perché? Perché ha molto più calore e quindi con voci, strumenti o qualsiasi cosa è più caldo, più appassionato e non ha troppi acuti come invece molto spesso hanno microfoni di vario genere, compreso l'U87 che ha molte più frequenze acute rispetto a questa. Di conseguenza dovrebbe avere anche un bel bilanciamento sui medi, insomma è un microfono storico, ma quando dico storico intendo dire che è un microfono che ancora oggi potrebbe essere pagato oltre 10.000 euro se prendi un determinato tipo di microfono, magari valvolare. Questo non è valvolare, lo fanno anche valvolare, costa $1 millino circa, è un po' diverso da questo, un po' più grande e probabilmente suona più caldo di questo? Non te lo so dire, io sto provando il FET, che è quello che ci interessa, poi al limite posso collegarlo a un preamplificatore valvolare. Sì, certo, è quello della WAD e quindi è clonato e non è la stessa cosa della roba elettrica che si scalda e che fa tutto quel rumore, tutta la polvere, quella fa la differenza perché lì entra il sentimento, il fantasma della vera voce. E in modo particolare di questo microfono che è il Warm Audio. Adesso vediamo se da te si vede, io lo metto più vicino così forse la camera riesce a prenderlo, è quello che ti facevo vedere prima, è qui. Ma in questo momento io non ti sto parlando da lui perché fino adesso io ho introdotto l'argomento con un microfono che è un U47 FET, perché ne hanno fatti tantissimi di U47 FET, ma delle montagne. Questo per esempio io l'ho montato in kit di montaggio, era molto facile, non ci capisco un cacchio di elettronica, cioè poco, proprio veramente un minimo, una roba che quando mi sente un elettronico e guarda i miei video secondo me si pisce addosso e da ridere e poi dici ma vai a quel paese, però insomma l'ho fatto funzionare, infatti sta funzionando, lo stai sentendo, no? Ok, quindi quanti vendono un kit di montaggio lo vendono uno che non è che ci mettono le istruzioni passo passo. Ciao Willy, come va? Salve, dottore. Hai notato che non l'ho ancora acceso? C'è qualcosa che lei vorrebbe dirmi? Se non lo fa sentire entro 5 secondi, devi dargli una ripassata. E suona così. Tu dirai, accidenti, c'è una differenza dal giorno alla notte rispetto all'altro. Fammi sentire se cambiando la fase cambia qualcosa. Cambia un po'. Sì.
differenza io direi che c'è, anche se cambio la fase, ma la fase non la senti tu, è per me, per sentire in cuffia quanto effettivamente falsa il suono. Allora in teoria suono che dovrei sentire da te con la fase in questo modo. Allora quindi questa è la differenza di suono che senti, la differenza di pasta. In teoria se la guardi sulla gamma di frequenze è praticamente identica, non c'è questa grandissima differenza, mentre si nota una differenza per esempio sull'Aston. Pur stando io lontano si vede già che l'Aston ha frequenze più acute. Ma c'è stato il mio amico Roberto, che adesso vi faccio vedere, è stato molto carino perché mi ha mandato lo schema per l'uso di questo microfono in versione cardioide omnidirezionale figura 8. C'è da dire che noi in studio per i doppiaggi lo usiamo sempre, praticamente perennemente, in cardioide, per diverse ragioni. La prima è semplicemente per l'ambiente, perché noi abbiamo curato alle nostre spalle la gestione dei riflessi, e in questo modo il suono che entra non ha riflessi aggiuntivi. Se lo mettessimo in omnidirezionale avremmo i riflessi della parte anteriore della stanza, che magari non è stata curata allo stesso identico modo, o anche in figura 8 stessa identica cosa. E poi il microfono cambia di risposta in frequenza in omnidirezionale e anche in figura 8. Lo puoi vedere qui in queste 3 figure. Il figura 8 mi fa vedere che è più morbido a salire, ma diciamo che sui 3 kHz comincia a farsi sentire, 5, poi dopo scende. Invece qui è molto più morbido sulle frequenze acute in cardioide, sia l'Aston Spirit, che è questa lineetta nera, sia il VA47JR, che ricalca esattamente. Dovrei avere anche da qualche parte il grafico. Dove sei? Fammi vedere, aspetta che lo faccio vedere, la rimpicciolisco. È il grafico, sempre in cardioide, del U47 originale, quello della Neumann, che come vedi ricalca praticamente piuttosto in modo molto abbastanza fedele il suono della versione della VA47J, se non che diciamo forse ha qualche medio in più la versione U47, così sulla carta, rispetto alla versione VA. Sono molto simili come suono, ma insomma non è detto che siano proprio uguali. Però quello che stai sentendo è un microfono con un suono altamente professionale. Ora la domanda che ti starei facendo, e per cui starai andando avanti a cercarlo nel video se l'ho fatto una volta o l'altra, è: ma suona come lo Spirit? Adesso io farei proprio questi cambi, cioè nel senso che io ti leggerò un documentario facendoti sentire prima, per esempio, l'Aston Spirit. Questo è l'Aston Spirit. Senti che suono più in faccia l'Aston Spirit. Sì, è leggermente diverso. Allora, ti leggo un piccolo documentario, ma una cosa piccolina, non è che ce l'ho proprio qui davanti all'occhio, ma non ha importanza. Allora, tu spostati qui. Ok, allora, questo è l'Aston Spirit. Il documentarista vive prevalentemente in zone disagiate, nutrendosi di bacche e gallette. Capace di mantenere la stessa posizione per ore, ha sviluppato negli anni un'estensione oculare con messa a fuoco manuale. Il documentarista vive prevalentemente in zone disagiate, nutrendosi di bacche e gallette. Capace di mantenere la stessa posizione per ore, ha sviluppato negli anni un'estensione oculare con messa a fuoco manuale. Questo sarebbe l'U87. Normalmente irraggiungibile al cellulare per periodi di almeno 3 anni, il documentarista si identifica con la fauna e la flora locale. La riproduzione della specie avviene attraverso i canali Discovery e Nature Channel in Full HD. Questo è vero, l'Avalon VT che ho appena acceso qui sopra. Puoi vedere l'Avalon che sta funzionando. L'ho messo uguale dappertutto, l'Avalon dappertutto, con lo stesso tipo di compressione. L'Avalon che sta lavorando fino a meno 5 dB, sta togliendo come compressione un fattore di 3 di compressione, e non c'è equalizzatore collegato. E qui si può già cominciare a sentire, forse un po' meglio dato che il suono l'ho un pochettino pompato, il rumore di fondo. C'è un piccolo fruscio, ma è normale.
Ce l'hanno più o meno tutti i microfoni, chi più, chi meno, alcuni meno, proprio meno, altri un po' di più. Questo ne ha 10 di dB, come quasi tutti i cloni che sono usciti, anche le versioni valvolari, si presentano con 10 dB di rumore di fondo, ed è un perfetto microfono per il lavoro in home studio, perché 10 dB li fai sparire praticamente in un attimo. Ora ti faccio vedere come li fai sparire i 10 dB, così, con un SSL. Io da qua uso l'SSL, poi basta un noise gate qualsiasi che ho già preparato qui, vedi? Ok, lo attivo e adesso è silenziosissimo, assolutamente silenziosissimo, ma proprio silenzioso che non si sente neanche niente, non c'è più fruscio sotto. Io in cuffia lo sento forte e soprattutto a me il fruscio dei microfoni dà un gran fastidio, non lo voglio sentire. Il corpo è molto diverso. Questo qui è la versione, che sai che sta lente di ingrandimento che mi rompe le scatole, è la versione, dicevo, valvolare. Interessante, sicuramente, perché qua c'è una bellissima regolazione del pattern che puoi portare a omnidirezionale, meno, cardioidissima, e poi più, figura 8. Invece qui hai solamente i selettori, quindi anche qualcosa in più per chi sa come usare questa roba. Eccolo qua, c'è, ci vai? Vediamo se ci vai. C'è andato. Questa è la versione di cui stiamo parlando, vedi? In questo momento è in offerta su strumenti musicali Warm Audio. Vediamo i dati tecnici. Allora, a differenza della versione originale, questa ha un po' meno di dB di gamma dinamica, 138 contro oltre 140, quindi qui se c'è un cantante che sfonda veramente, cioè che ha più potenza di un jet, potrebbe sfondare il microfono. Difficile che questa cosa accada, cioè, ma manco Pavarotti credo che arrivasse a questo livello. Poi il rumore equivalente, questo dice che ha 9 dB di rumore equivalente, 9 o 10, decidetevi, ne ha 9 o 10, comunque 9 o 10 dB, quindi è silenziosissimo. 138 dB l'avevi già detto. Quanto ha di ohm? 1 kilo ohm dice che gli basta per farlo funzionare bene. Questo significa che anche su un Golden Age, per esempio, funziona benissimo, che dovrebbe dare 1500 ohm il Golden Age contro i 2000 di molte schede audio, e quindi su 1 kilo ohm ce la fa tranquillamente, lo pilota bene, il suono che sentirei è sempre quello. Sì, perché se non ci sono gli stessi ohm richiesti, i microfoni suonano diversamente, quindi da una scheda all'altra potrebbero suonare diversamente per via di questa cosa. Ok, sentiamo di nuovo come suona la Stone Spirit, perché fino adesso abbiamo sentito lavorare, senti che si è ammorbidito con un preamplificatore, si è ammorbidito la Stone Spirit. Questo qua è lo Spirit. Ci sono più acuti o meno acuti sullo Spirit, ma mi sembra un pochettino più aperto. Sentiamo, facciamo un documentarista da uno all'altro. Il documentarista vive prevalentemente in zone disagiate, nutrendosi di bacche e gallette. Capace di mantenere la stessa posizione per ore, ha sviluppato negli anni un'estensione oculare con messa a fuoco manuale. Normalmente irraggiungibile al cellulare per periodi di almeno 3 anni, il documentarista si riproduce solo attraverso i canali Discovery e Nature Channel in Full HD. Guarda che la storia del documentarista è vera, cioè io ho conosciuto documentaristi molto strani, cioè non so, ti chiamavano, poi ti dicevano: ti mando una cosa, è da doppiare, dobbiamo mandarla in televisione. Ok, quando lo puoi fare? Mi serve adesso. E tu molli lì tutto. Sì, un attimo solo, dov'è il file? Te lo sto mandando. E si trova su una spiaggia a Karakiri, non so, è un'isola da qualche parte dove tutti fanno spiedini, e ti manda questo file perché lì c'è il wifi che noi non riusciamo a trovare in linea, manco pagare. Loro riescono ad avere 100 mega, non so come facesse. Comunque lui mi mandava il file direttamente dalla sua chiavetta. Questo è il testo, ci sentiamo tra un'ora. Poi spariva per 3 mesi. E tu dici: bene. Poi ti richiama: è stato fantastico, ho ripreso il leone, te lo mando, ti mando il file, guardalo, è bellissimo, poi ti spiego come lo dobbiamo doppiare. Il leone, devo doppiare il leone? No, c'è un testo, poi te lo mando, ti richiamo. E tu sai che per 3 mesi non lo sentirai. Intanto ti arriva un file pesante come la cartella dell'INPS. Quando lo scarichi è un file in 4500 HD che sul tuo computer tu non riesci ad aprire, perché lui sul suo computer quantico, che ha anche con sé tra l'altro
riesci a trattare. Io che devo aprirci il video per farci un doppiaggio sopra, dico, ma che cos'è questo file? Poi mi richiama dopo 3 mesi e mi dice allora l'hai visto il leone? Com'era fantastico? Non sono riuscito a convertirlo. Ok, te ne mando uno più piccolo, però ti perdi tutti i dettagli, gli ho preso anche i peli del hai capito, no? Sì, certo, no, ma va bene, non mi interessa vedere il kill del leone, però va bene, così. Però in 4-5 anni alla fine riesci in qualche modo forse a finire di doppiare un documentario con il documentarista che si autoproduce il documentario, perché si perde in mezzo al canneto. È una storia vera, quindi quella che ti ho raccontato. Questo microfono, questo qui, adesso si vede qua, si vede, gli tolgo gli 80 Hz e tu lo potrai vedere in azione qui sopra, su questo qui c'è la freccia grande, la vedi qui? Dovrebbe abbassare una serie di frequenze qua sotto e tu poi valuterai se effettivamente le hai sentite. Ora io attivo il filtro passa alto. Il passa alto, che un attimo, facciamo così. Dove lo facciamo? Da qui, ok. Beh, magari senza metterci la mano davanti. Il documentarista vive prevalentemente in zone disagiate, nutrendosi di bacche e gallette. Capace di mantenere la stessa posizione per ore, ha sviluppato... Sì, hai visto? Hai visto che è andato giù? È proprio sceso? Ok. Allora, questi sono 80 Hz. Questo taglia... Allora, gli ridiamo. Gli 80 Hz che sono i problemi di prossimità nella maggior parte dei casi. E poi c'è... E questo invece dove ce l'ha? Qua si legge un po' meglio. Questo è il filtro 70... Sì, questo è il filtro 70 Hz. Aspetta che adesso accendo il warm audio e ti faccio vedere, anzi sentire, se attivo i 70 Hz, il taglio 70 Hz, che cosa succede. Normalmente irraggiungibile al cellulare per periodi di almeno 3 anni, si identifica con la fauna e la flora locale. La riproduzione della specie avviene attraverso i canali Discovery e Nature Channel in Full HD. Tende ad essere molto più corposo, caldo rispetto all'Aston e anche rispetto al U87AI, che è qui, l'U87AI, che non ti ho ancora fatto sentire, ma dice come suona rispetto all'U87AI. Questo è l'U87AI, che ha anche lui il filtro passa alto, che è quello che passa sopra i bassi, perché il filtro passa basso passa sotto agli alti, perché gli alti hanno le gambe lunghe, quindi li puoi passare sotto, invece i bassi, essendo bassi, li devi passare sopra. Quando li vuoi tagliare i bassi usi un filtro passa alto. Fantastico, no? Allora, quindi leggendo qui ha un taglio sui 200 Hz, quindi quando fai il taglio, ci ho fatto un video sopra mentre presentavo l'Aston e ho fatto sentire la differenza con questo tipo di taglio. Sembra una roba telefonica quasi, che va benissimo in certi studi, in certi tipi di produzioni, ma nel voice over è veramente drammatico quando tagli sui 200 Hz, perché hai comprato un microfono caldo e quello diventa una cosa così, hai capito? E quindi questo si identifica con la fauna e la flora locale. La riproduzione della specie, sto cominciando a zasare, zaso, cioè quando la lingua non funziona più bene, a questo punto tu perdi l'articolazione. Identifica con la fauna e la flora locale. La riproduzione della specie avviene attraverso i canali Discovery e Nature Channel in Full HD. Se poi gli volessi dare anche un filtro, ecco, in questo caso un filtro di altro genere, lo vedi in questa cosa qua sotto, ci saranno dei bassi che se ne vanno un pochettino, ed ecco che attivo il filtro passa alto, e come vedi anche questo sono sugli 80-90 Hz, 80 Hz, anche lui ha fatto un taglio, però l'ho fatto direttamente dalla Apollo, perché se uso il suo filtro naturale è un filtro eccessivo e quindi lo uso direttamente dalla scheda audio. Che altro dirti? Questo è come funziona con un Avalon VT attivo, quindi praticamente con ma sì, devo uscire perché devo farti sentire lui, il warm audio, perché è di lui che stiamo parlando. E che altro? Ah sì, la sua storia, te la racconto, poi magari ti interessa o meno, vediamo. La warm audio è californiana. Fino al 2016 ha prodotto hardware per i fonici, e ricalcando sempre, la sua storia è quella, sempre quella di ricalcare oggetti già celebri prodotti da altri, e quindi faceva equalizzatori, preamplificatori, compressori, che sono diventati molto famosi perché funzionavano molto bene, e fin qui ci siamo. Nel 2016 ha deciso di fare il suo primo microfono, che era appunto la versione U87i, che era la precedente alla versione che si trova
trova in circolazione adesso. E poi ha continuato a fare microfoni. E i microfoni li fa con una cura maniacale, nel senso che gli elementi che ci sono all'interno, l'elettronica, non è roba cinese, pur andando in Oriente a fare i suoi microfoni. In realtà ha in Cina delle cosiddette facility, cioè vado a costruirli lì perché costa meno, mica sono scemi. Però sono andati, hanno fatto dei viaggi questi qua, e sono andati in Giappone a prendere il Mylar per la capsula, non è che hanno comprato le capsule da chi le faceva già, no, le hanno costruite loro, hanno detto lo dobbiamo fare esattamente come era fatta la capsula quindi è nostra e la facciamo noi, l'hanno fatta loro proprio su loro specifiche. Quindi sono andati in Giappone, hanno preso il Mylar giapponese, che non so cosa abbia di particolare, la katana forse, non lo so, se la sono portati in Australia, dove c'è anche la Rode in Australia tra l'altro, e in Australia hanno costruito la capsula, non alla Rode ma da qualche altra parte, non ne ho idea, hanno costruito la capsula e poi questa bella capsuletta se la sono riportati in Cina, dove le hanno montate su questo microfono, e poi i microfoni sono tornati in California, dove loro hanno la sede, e da lì li vendono in tutto il mondo. Hai capito che giro che hanno fatto? C'è il giro del mondo per fare questo microfono. Quando tu compri uno di questo microfono, Greta Thunberg si spara, perché fa il giro del mondo, lo fa 40 volte per riuscire e te lo fanno pagare 319 euro adesso. Risparmi 30 euro, spedito gratis. Grazie, ma è fantastico. Strumenti musicali in questo momento, sì, sono simpatici questi qua, sono ragazzi delle Marche, erano il negozio, uno dei negozi più interessanti d'Italia, uno dei, perché non posso dire che sono l'unico, ce ne sono altri, però con loro ragazzi è una garanzia. Non sono sponsorizzato, no, non me ne frega niente. Sappiate che questo video non è sponsorizzato da nessuno, ok? Se non ti piace vai da un'altra parte. Oh, porca miseria. Oh, che tutte le volte che dici qualcosa, perché questo lo pagano, allora che... No, non sono sponsorizzato, hai capito? Me lo sono comprato io questo cacchio di microfono, perché lo voglio tenere qui, perché ho dei figli che sono gli strumenti musicali. Allora vado là, gli attacco i microfoni e con questo gli faccio un suono bello tondo. Dice, non lo usi per la voce? Ma sì, anche, volendo. Se un amico dice, sai che io ho il Warm Audio, possiamo fare una cosa insieme? Come no? E anch'io ce l'ho. Cioè, capito? E poi perché sono maniaco, in realtà è per quello. Ok. Dopo essermi confessato, fessato, mi vado a dormire perché non ce la faccio anch'io, non ce la faccio. Ciao, buonanotte. È stato bellissimo.